Ciao a tutti e bentornati in un altro tutorial di uncinetto. Oggi vedremo come si uniscono un altro modo per unire i quadretti della nonna. Qui, come potete vedere, ho fatto già un campioncino e come potete constatare qui ho usato maglia bassa, qui maglia mezza alta e qui maglia alta. Dunque, ovviamente sarete voi a decidere quale maglia userete. Io semplicemente ho fatto un esempio di vari tipi di punti e questo è il risultato. Secondo me la maglia bassa basterebbe, però poi decidete voi. Dunque, come si fa a unirli? Ho già fatto altri tutorial. Dunque, questo modo di unire si lavora dalla parte buona, dalla parte bella, perché deve essere visto, ok? Dunque, per lavorare dalla parte bella bisogna sovrapporre i pezzi dalla parte brutta. Come si riconosce la parte bella dalla parte brutta? Si riconosce da queste catenelle, da questa maglia qui. La parte bella è quando vedete così le maglie. Dunque, sovrapponiamo dunque i due pezzi che vogliamo unire. Poi ovviamente voi potrete continuare con gli altri pezzi, però per prima cosa controlliamo che gli angoli siano messi ben sovrapposti. Poi prendiamo il filo. Io ho usato questo filo per far contrasto, così vedete meglio come viene. Allora prendiamo gli angoli allo stesso punto, prendiamo il filo, io lo passo qui all'angolo, ma voi potete cambiare il filo, mettere il filo in qualsiasi posto vi troviate o volete fare. Dunque faccio una catenella, così fermo un po' la mia maglia. Ovviamente voi poi andrete a nascondere questo pezzo di filo, per esempio qui lo andiamo a nascondere da questa parte interna, passandolo un po' così, per esempio sotto questa maglia interna, così si ferma anche meglio. Poi continuerete. Adesso non sto a fare i dettagli perché sarete voi a finire, adesso voglio far vedere solo la maglia come si fa. Dunque si lavorano le 4 asole, quindi prendo qui le 2 e qui le altre 2 e le lavoro. Adesso sto a fare una maglia bassa, cioè passo qui le 2 e poi prendo. Bisogna stare ben attenti che le maglie siano ben sovrapposte una davanti all'altra per poter lavorarle meglio, e quindi porto il filo avanti, ho 2 asole sull'uncinetto, un gettato, passo il filo attraverso le 2 asole. Questa è la maglia bassa, faccio qualche maglia bassa ancora, così vedrete come viene anche con il filo in contrasto, perché l'altro filo probabilmente non si vede tanto bene perché ha un colore simile a uno dei 2 pezzi. E questa sarà la mia ultima maglia bassa, 2
asole da qui e le 2 asole qui dell'altro pezzo, qui vedete, e lavoro una maglia bassa. Adesso, per far vedere come vengono le maglie, faccio mezza maglia alta, quindi un gettato, prendo sempre le 2 asole qui e le 2 asole qui, porto il filo sull'uncinetto, 3 asole sull'uncinetto, un gettato, passiamo il filo attraverso le 3 asole e così via. La prossima maglia mezza alta, passo il filo sotto le 2 asole qui e sotto le 2 asole qui, che devono stare sempre una davanti all'altra, e la maglia successiva qui, maglia mezza alta e l'ultima maglia mezza alta, per fare adesso qualche punto di maglia alta, quindi sempre le 2 e le 2 asole dei 2 pezzi, entrambe le asole dei 2 pezzi, un gettato, passo il filo sotto le 2 asole, porto il filo sull'uncinetto, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato, passiamo il filo attraverso le 2 asole e un gettato, passiamo il filo attraverso le altre 2 asole. Faccio qualche maglia alta ancora, sempre sotto le 2 asole qui e le 2 asole qui, porto il filo avanti e una maglia alta, l'ultima maglia alta, così vedrete come viene, vedrete anche la differenza. E adesso potete vedere col contrasto come viene, e lateralmente vengono così, vedete la maglia bassa, maglia mezza alta e maglia alta. Dunque sta a voi decidere quale maglia volete usare per il vostro progetto. Spero di esservi stata utile anche questa volta. Grazie per essere stati con me. Fino alla prossima volta. Ciao ciao.